Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare questo effetto HUG, ossia con queste immagini futuristiche, come avete visto nella preview. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto e passiamo al tutorial. Io ho già aperto il mio After Effects, ho importato la sequenza del mio video che sarà questa qui. Niente di che, semplicemente io che mi muovo a destra e a sinistra. Ed ora come prima cosa andiamo su composizione, nuova composizione, andiamo a creare la nostra prima HUG, andiamo a importare, io ho già come vedete importato due di questi effetti. Quindi vado ad importare 1 e 1, 2, li vado a ridimensionare perché sono troppo grandi, più o meno in questo modo, 24%. Andiamo a rimpicciolire anche questo, più o meno che lo 0 stia all'interno di questo cerchio. In questo modo. Ora andiamo a nascondere intanto quello sotto, che ci occupiamo solo di questo. Andiamo a prendere lo strumento ellisse, andremo a fare una maschera. Adesso zoom leggermente e andiamo a creare un'ellisse praticamente da prendere solamente questa parte interna. Quindi tenendo premuto Shift andiamo a fare un cerchio, dopodiché selezioniamo tutti i punti e lo andiamo a spostare più o meno in questo modo. Ora andiamo a duplicare il livello, questo qui, quindi facciamo Command D, andiamo su maschere e facciamo inverti. In questo modo avremo questa interna e questa esterna. Perché abbiamo fatto questo? Perché gli andiamo a dare quell'effetto tridimensionale. Quindi andiamo a spuntare le caselle dell'oggetto in 3D in tutti e tre i livelli, visualizziamo anche questo e andiamo a mettere l'oggetto 3D. Dopodiché qui in vista, oppure ci basterà fare livello nuovo videocamera, ok. Se noi adesso lo andiamo a girare, come vedete ci dà, sono tutti pari. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a selezionare il primo col puntatore, andiamo sull'asse Z e lo spostiamo leggermente in avanti per facilitare. Magari se noi mettiamo sinistra, ecco vedete, questo è il nostro piano, andiamo a posizionarlo più o meno qui. Poi andiamo sul secondo livello, sempre asse Z, e lo andiamo a mettere in mezzo. Se noi adesso andiamo a fare videocamera attiva, andiamo a selezionare qui videocamera, come vedete ci dà questo effetto tridimensionale. Ora, per fare una cosa migliore, io direi di invertire questi due, quindi portiamo più indietro il cerchio e più in avanti i numeri, in questo modo sta un po' meglio. Perfetto. Adesso
Vabbè, selezioniamo videocamera, facciamo ripristina, ce lo rimette al centro. Andiamo a selezionare i nostri 3 livelli che abbiamo fatto, tasto destro del mouse, facciamo precomposizione, guardiamo che ci sia la spunta su apri una nuova composizione e andiamo a chiamare a finito. Come vedete qui in una sola sequenza adesso abbiamo tutto quello che abbiamo creato qui. Andiamo ad attivare il 3D e come vedete non ci dà niente. Perché questo? Perché dobbiamo andare ad attivare sotto questa spunta. Se noi andiamo ad attivarlo, ecco che vedete che ci crea la modifica. Perché facciamo questo passaggio? Perché qualora volessimo andare a modificare in qualsiasi momento, ci basterà andare qui. E se noi andiamo a modificare, adesso per esempio, no, questo lo sposto più in qua, se noi torniamo qui, come vedete ce l'ha già spostato anche qui. Torniamo come prima, questo è il nostro livello, ora è da andare a importare sul nostro video, ma prima di farlo dobbiamo andare a fare un tracciamento video. Quindi andiamo su tracciatore, selezioniamo la nostra sequenza video e andiamo a fare traccia videocamera. In avanzate spuntiamo analisi dettagliata e aspettiamo il tempo di calcolo appunto del tracking. Bene, una volta finito fare la nostra risoluzione della videocamera, e come vedete ci ha creato i punti all'interno del nostro video che seguono appunto il movimento della nostra faccia. Quindi noi ci portiamo all'inizio, andiamo a selezionare tipo questi qua, andiamo a fare crea nullo e videocamera, lui appunto ci creerà un oggetto nullo, andiamo a inserire il nostro, qui in progetti, la nostra composizione, AG, andiamo ad attivare il nostro 3D, con la chiocciola lo portiamo su oggetto nullo e lui in questo modo seguirà il nostro movimento. Ovviamente dobbiamo andarlo a sistemare perché non è messo bene, quindi lo andiamo a spostare in questa posizione, lo spostiamo anche indietro con la Z. La cosa che consiglio di fare in questo caso è guardare praticamente il punto di sguardo, quindi andiamo ad alzare leggermente, andiamo in trasformazione, lo andiamo a ruotare più o meno in questo modo, che così sembra appunto che guardi esattamente quel punto. Lo andiamo a sistemare appunto in questo modo, vedete che segue perfettamente il movimento della nostra faccia. Io un'altra cosa che avevo fatto era il movimento rotatorio appunto dei cerchi. Per farlo ci basterà tornare dove ci sono le nostre 3 selezioni, quindi su H finito, andare a selezionare ad esempio il primo, andare in trasformazione, orientamento dell'asse Z, come vedete deve ruotare in questo modo, quindi il primo lo lasciamo a 0, ci spostiamo di 2 secondi
andiamo a fare più o meno un 30%, altri 2 secondi e lo riportiamo a 0, andiamo a 8 e stavolta lo portiamo a meno 30. No, ho saltato il 6, scusate. Lo portiamo prima a 6, a meno 30, andiamo ad 8, lo riportiamo a 0 fino ad andare a 10 e portarlo di nuovo a 30. In questo modo lui ci darà questo effetto che gira prima in un senso poi nell'altro. Stessa cosa, i numeri li lasciamo stare, andiamo sull'ultimo che è quello dietro, sempre in trasformazione, orientamento Z, il primo lo lasciamo a 0, andiamo 2, stavolta partiamo dal negativo, magari gli diamo un po' di più, andiamo a 40, facciamo meno 40, andiamo a 4, lo riportiamo a 0, stavolta andiamo a 6, non ci sbagliamo, e andiamo a più 40, andiamo ad 8, lo portiamo a 0, poi torniamo alla fine e lo riportiamo a meno 40. Se noi adesso andiamo in video ci darà, come vedete, il movimento già anche nel video. Questo è quanto. Io dopo ho aggiunto tipo anche queste mappe e la procedura è sempre questa, è sempre la stessa. Attiviamo il 3D, gli diciamo seguimi il nostro oggetto nullo, in questo modo come si muove anche con l'oggetto nullo. Andiamo a ridimensionare la nostra immagine. Sono fermato su un fotogramma in cui ho un'espressione bellissima. In questo caso ci portiamo nello sguardo. Comunque questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, appunto, lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, commentate per qualsiasi cosa, visitate il mio sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!